Buongiorno a tutti, mi chiamo Divina Centore, sono un'egittologa del Museo Egizio e sono qui oggi per parlarvi di un reperto davvero speciale, ovvero una figurina in faience di ippopotamo. Le figurine in faience di ippopotami, ma anche di altri animali, sono molto diffusi nell'antico Egitto, ma soprattutto quelle di ippopotamo hanno un'ampissima diffusione nel corso del Medio Regno, un periodo storico che va dal 1980 a.C. fino al 1700 a.C. circa. Nello specifico gli ippopotami si diffondono nella XII dinastia e sono molto diffusi fino addirittura agli inizi del Nuovo Regno. Infatti l'ultimo esemplare che è attualmente conosciuto di ippopotamo in faience si data al 1539 a.C. Perché però delle figurine di ippopotamo? Gli antichi egizi avevano un rapporto estremamente ambivalente con questo animale. Da una parte era considerato estremamente pericoloso e effettivamente l'ippopotamo può essere molto aggressivo se si sente in pericolo, se viene minacciato, se si è in prossimità dei suoi cuccioli. E infatti abbiamo diversi testi medici dell'antico Egitto che ci parlano dei danni dei morsi degli ippopotami sulle persone. Essendo inoltre anche animali voraci e abitando nel Nilo, durante la notte emergevano dalle acque e divoravano, distruggevano quelli che erano i campi coltivati, ed è per questo che erano animali anche cacciati. Già dal 3900 a.C., quindi dal predinastico, gli antichi egizi andavano a caccia di ippopotami per ovviamente anche utilizzare la carne, il grasso e anche le zanne, che venivano adoperate per la creazione di diversi strumenti. Ambivalente però perché l'ippopotamo aveva anche un'accezione positiva, infatti sono animali estremamente protettivi nei confronti dei loro cuccioli e questo aspetto non passò inosservato agli antichi egizi. Inoltre l'ippopotamo vive principalmente nell'acqua, quindi questo suo continuo immergersi e poi emergere era connesso a un'idea di rinascita, soprattutto quando proveniva dal Nilo. Quindi immaginate il dorso di un ippopotamo che sembrava quasi un monticolo di terra che ogni volta emergeva dalle acque, doveva ricordargli il processo della creazione del mondo e quindi un'accezione totalmente positiva. Proviamo però adesso insieme a leggere questo reperto, quindi partiamo dal materiale di cui è costituito, cioè la faience. La faience è un impasto a base principalmente di silice che una volta cotto assume una superficie estremamente brillante, sembrando all'esterno quasi vetro. Avviciniamoci maggiormente al nostro reperto e guardiamolo con attenzione. Come potete vedere la superficie è riflettente, brillante e ricorda proprio il vetro. Ma se guardate i punti dove la superficie è danneggiata, allora noterete che il nucleo rimane grezzo e questa è una delle caratteristiche fondamentali della faience. Gli ippopotami potevano essere raffigurati in tanti modi diversi, in questo caso la nostra figurina, vedete, raffigura un ippopotamo che ruggisce, quindi è in una posizione estremamente dinamica. In altri casi invece possono essere anche semplicemente stanti o raffigurati mentre camminano. Inoltre tutte le figurine di ippopotamo sono decorate con dei motivi che ricordano la flora e la fauna dell'Egitto. In questo caso sono evidenti i richiami al Nilo, abbiamo infatti i boccioli di fiori di loto con anche quelle che sono le foglie coriformi e probabilmente sulla schiena dell'ippopotamo la raffigurazione di una rana, quindi fiori e animali che vivono nel suo stesso habitat. Gli antichi egizi chiamavano la faience Chehenet, che vuol dire brillante, lucente, abbagliante, e probabilmente l'utilizzo di questo materiale, così come il suo colore azzurro, per la raffigurazione di un animale legato al Nilo non è casuale, ma potrebbe essere un motivo, un modo in più per veicolare un messaggio, un significato nella figurina. L'azzurro, i fiori di loto e anche la rana, quindi un animale che vive vicino alle sponde del Nilo, potrebbero richiamare al fiume e quindi comunicare un'idea di rinascita, di giovinezza, mentre la brillantezza della faience, questa sua superficie lucente, potrebbe richiamare il sole che veniva riflesso dalla faience creando per l'appunto questa apparenza estremamente brillante. Il contesto archeologico per la maggior parte di queste figurine è
purtroppo ad oggi sconosciuto. Davvero pochi esemplari possono darci informazioni al riguardo. Uno tra tutti, un esemplare che oggi si trova al Metropolitan Museum di New York, dove è stato registrato addirittura la posizione in cui il reperto è stato ritrovato, cioè tra le bende della mummia. In altri casi, grazie alla documentazione archeologica, sappiamo che potevano trovarsi anche molto vicini al corpo del defunto e quindi all'interno del sarcofago. Ovviamente, come vi dicevo prima, non avendo una chiara documentazione per tutti i contesti, riuscire a capirne anche la funzione è molto difficile, anche perché diversi di questi esemplari sono stati ritrovati anche in contesto abitativo o in contesto templare. Per quanto riguarda l'interpretazione di questi reperti, ad oggi esistono diverse teorie, quindi abbiamo diverse interpretazioni. Possiamo immaginare che, considerando il materiale, il significato che abbiamo detto prima poteva rivestire il materiale e anche l'habitat e la doppia valenza della figura dell'ippopotamo, possiamo ipotizzare che fossero figure che dovevano proteggere il defunto, sia perché estremamente materne, ma anche perché estremamente aggressive contro tutti i pericoli che il defunto poteva incontrare, e allo stesso tempo la connessione con il Nilo attivava un processo di rigenerazione, di rinascita sempre per il defunto. Un'altra possibile interpretazione sulla valenza, sul valore di queste figurine è legata anche al loro stato di conservazione. Alcuni studiosi infatti ipotizzano che, poiché l'ippopotamo era un animale estremamente aggressivo, una volta posto accanto al defunto nel sarcofago poteva prendere magicamente vita e quindi fargli del male. Per evitare che l'animale non potesse arrecare danno al corpo del defunto, secondo alcuni studiosi gli venivano spezzate ritualmente le zampe, che in questo caso vedete mancano, e anche il muso o, per meglio dire, le fauci. In alcuni esemplari addirittura i denti vengono resi con altri materiali, come per esempio proprio l'avorio. Credo che in realtà sia una teoria da prendere con le pinze, perché si tratta comunque delle parti più delicate delle figurine che potevano facilmente rompersi. Inoltre, se sono figurine che venivano anche adoperate in contesti templari e anche abitativi, è probabile che abbiano avuto un lungo utilizzo prima di essere poste all'interno delle tombe. E inoltre non tutti gli esemplari ritrovati presentano queste rotture rituali. Oltre alle interpretazioni fino a questo momento sostenute, c'è anche chi ipotizza che queste figurine siano in realtà delle icone di ippopotami legate alla caccia, quindi ancora una volta un'offerta funeraria per il defunto a seguito di una caccia rituale all'animale. In conclusione possiamo dire che esistono davvero tante teorie, ognuna adattabile ad un diverso contesto, ma l'elemento chiave sembra essere la protezione, che sia essa per la vita o per la vita dopo la morte.